Siamo su Assetto Corsa Evo, aggiornamento patch 0.1.5 effettuata questa settimana, e vediamo le novità che ha portato Kunos in Assetto Corsa Evo. Notiamo subito in basso a destra che siamo online, quindi siamo operativi sul server, e questo ci ha portato alla creazione del profilo. Infatti abbiamo il profilo pilota, profilo, e possiamo inserire il nostro nome e cognome, le iniziali e la nazionalità. Quindi ora siamo, tra virgolette, operativi online. In alto invece a destra notiamo i crediti, quindi il denaro che abbiamo nel portafoglio, la patente, l'ultima patente che abbiamo acquisito, e il livello, quindi tramite gli experience. Il denaro e gli experience le prendiamo grazie a tre modalità, diciamo. La prima è l'Academy, dove abbiamo le patenti. Vediamo quali sono. Abbiamo la patente sportiva, Supercar, Hypercar, Racing 1, Racing 2 e Racing 3. Oltre alle patenti possiamo andare nella voce guida. Abbiamo giocatore singolo e eventi speciali. In eventi speciali abbiamo 6 eventi, ogni evento col suo circuito, la sua auto e anche le condizioni del meteo, e abbiamo 10 minuti per dare il massimo. Giocatore singolo, quindi creiamo la gara veloce, inseriamo quanti giri, l'orario di partenza. Io utilizzo bene o male il moltiplicatore per 24x48 perché mi piace vedere tutto l'effetto che c'è sia del meteo ma anche delle condizioni di luce, che è molto figo. Scegliamo in quale posizione partire, poi il numero degli avversari, l'abilità e poi se fare effettuare la gara in monomarca o con le diverse marche, sempre di quella classe. Al momento abbiamo solo questi circuiti: Brands Hatch, Imola, Laguna Seca, Mont Panorama, Suzuka. Questa è la prima auto che ho acquistato, quindi quando si crea il profilo vi danno la possibilità di scegliere quale auto. Io ho preso la Ford Escort RS Cosworth perché mi ero trovato bene come auto, come entry level. Il meteo, io di solito uso sempre quello dinamico, parto dal sereno, bene o male dal sereno si arriva a toccare fino alla pioggia intensa, quindi mi fa provare tutti gli effetti climatici. Pioggia intensa è molto interessante perché in pista si nota davvero la difficoltà di tenere l'auto, e poi si possono scegliere gli aiuti. Io di default li tengo in questo modo. Andiamo sulle impostazioni, video. Questa è la risoluzione che utilizzo. Ho uno schermo da 34 pollici, 21 noni, e lo utilizzo in 2K perché in 4K si abbassano un bel po' gli FPS. Andiamo in grafica e l'ho settato in questo modo: l'upscaling in DLSS ultra qualità, l'anti-aliasing l'ho disabilitato, ma tutto il resto è in ultra alto, comunque al massimo. L'ambiente l'ho lasciato alto e poi gli ho inserito come post processing il filtro Cinematic 1 perché dà una qualità migliore all'aspetto grafico. Ma ciancio le bande e andiamo in pista. Ok, adesso vediamo un attimo com'è che funziona in Assetto Corsa Evo per chi non ha ancora visto. Abbiamo la guida, si entra in pista, configurazione veicolo, dove noi possiamo effettuare alcuni setup nelle auto, non in tutte le auto. Qui queste sono auto stock, non è che abbiamo la possibilità nelle macchine, nelle auto da gara, da competizione, come nell'Assetto Corsa competizione possiamo modificare i vari parametri.
se andiamo in guida notiamo, lasciamo un attimo far partire la gara, notiamo che abbiamo i vari possiamo personalizzare l'HUD, perché se andiamo con il mouse, vedete questo che è il radar, lo possiamo tranquillamente spostare, anche la velocità, il cruscotto, diciamo il cruscotto virtuale, lo possiamo spostare liberamente. Faccio partire Riva Turner e vediamo le prestazioni della 4070 Ti Super su Assetto Corsa Evo, con la bellezza di totali 23 auto, con le condizioni che abbiamo visto, climatiche, dinamica e la velocità 48 per. Accendiamo la macchina. Ok. Siamo in tanti, Ma va come sbandano. Grazie. Come vedete, gioco offline, il server oggi è bruttissimo, perché è la terza volta che rifaccio sta gara, non ho capito come mai è successo, che si interrompe il gioco e mi butta fuori. Quindi speriamo di riuscire a completare questa gara, così almeno vedete tutta la gara, i vari effetti che stiamo notando adesso, per esempio del calo della luce con l'accensione dei lampioni, dato che sono le 18:41 come ci segnala la macchina. Così vedete tutti i vari effetti di questo Assetto Corsa Evo. Dai, spostati. Ricordiamo 90% di abilità del computer.
questa è una macchina giustamente a cambio d'H, non ho il cambio d'H ma sto usando la frizione con il paddle. Frizione, per chi non lo sa, è la prima riga, facciamo la riga a destra della velocità. Adesso faccio vedere lo scalo così vedete quando clicco la frizione. E dopo c'è il freno che è quella rossa, insomma ve la zoom così capite che non sto barando. Adesso notate le luci delle tribune che si sono accese adesso, si accendono in ritardo, non le vedete, cacchio, non le vedete subito, le vedete dopo. Io credo che sia per ottimizzare il gioco, per non renderlo giustamente più pesante, dato che l'illuminazione abbassa di molto gli FPS. Una cosa che ho notato, giustamente che non ho detto prima, nel set, nelle impostazioni, nel setup grafico, che non abbiamo tutti quei parametri che potremmo vedere in vari titoli, dove ti parla di anzi addirittura ora che c'è la possibilità del DLSS 4, almeno a capire che tipo di DLSS abbiamo, se stiamo usando la versione 3, 3.5, 4. Non ho visto altri parametri, per esempio l'Nvidia Reflex, non ho visto i parametri attuali del Ray Construction e non ho visto neanche i parametri per le schede grafiche AMD e Intel. Li aggiorneranno successivamente, credo, però sono parametri importanti che mancano, e spero che li inseriranno, sinceramente, perché serve, perché non è che tutti possono acquistare le schede video che può essere anche una 4070, perché ha sempre un suo costo.
Guardate l'effetto adesso che sono le 5 del mattino. Con le nuvole, cielo sereno. Anche l'effetto dell'ombra, guardate il gioco dell'ombra all'interno della vettura. Cioè guardate quanto erano a culo. Intanto a notare 22 secondi dal secondo e ricordiamo 90% di aggressività del computer. E ho anche sbagliato, non mi ricordo quale giro che mi sono girato. Allora usciamo, ecco qua. Quindi ad ogni gara, ad ogni evento speciale, anche nelle patenti, abbiamo questa schermata dove abbiamo gli experience, i crediti che abbiamo guadagnato e poi vabbè, in quanto riguarda nelle gare abbiamo, vi dice anche quanto abbiamo speso per aver partecipato alla competizione. E questo è tutto su Assetto Corsa Evo patch 0.1.5.